Buongiorno, oggi andiamo a vedere Arsam 410. Allora, premetto che sono un cacciatore come voi, quindi non sono un professionista. Io ho optato per questa serie che ha calciolo in legno, astine in legno ed è la serie bronze con la verniciatura in cherocche. È un fucile abbastanza leggero, pesa 2,5 kg. Molti ne parlano bene, altri ne parlano male, ma lo andiamo a vedere insieme. È un fucile che pesa 2,5 kg, quindi è abbastanza maneggevole. 71 cm di canna, ai quali si possono inserire anche gli strozzatori interni e esterni, cioè le prolunghe. Come fucile funziona abbastanza bene con determinate cartucce. Allora, quello che vi consiglio io è, se dovete comprare questo fucile, prendetelo quando non è periodo di caccia, o perlomeno quando avete la possibilità di poterlo prima provare e poi portarlo a caccia. Adesso vi spiego il perché. A molte persone ha dato dei problemi di inceppamento. Tanti dicono che è dovuta alle cartucce, ma non è proprio così. Ci sono delle cartucce che non vanno bene per questo fucile, che poi vedremo più avanti. Allora, i problemi di inceppamento vengono dati da una serie di fattori. Per esempio al mio hanno cambiato, ho riscontrato dei problemi, l'ho dovuto rimandare in assistenza. Infatti è quello che dico sempre: quando comprate questo fucile in ceppa, rimandatelo in assistenza. Non che mettetevi voi a cambiare molle e quant'altro, a fare modifiche, perché il fucile è nuovo, è in garanzia, basta riportarlo in armeria che verrà spedito alla TFC e loro ve lo riparano e non avrete più nessun problema. Allora, per esempio nel mio, quando è stato rimandato indietro per problemi di inceppamento, che poi vi metterò le foto dei vari tipi di inceppamento, hanno cambiato la molla, avvicinati poco a poco, la molla con l'unghia estrattrice, le varie molle, i perni e l'intero gruppo a scatto. Come potete vedere qua è stato cambiato per intero insieme al pistoncino. Allora, il fucile, una volta che poi è stato rimandato indietro da me, è stato mandato indietro con due foto, con la foto delle cartucce Bascheri e Pelagri e della Fiocchi Performance extra rossa e la Performance. Allora, io sono del parere che un fucile, quando funziona bene, deve sparare tutte le cartucce, e vi dirò che infatti questo fucile, una volta sistemato, funziona bene, non inceppa con nessuna cartuccia. Le uniche che possono creare problemi sono le Nobel Sport. Perché? Le Nobel Sport insieme alla RC, e vi spiego anche il perché. Quando voi sparate, insieme al bossolo sputa fuori l'innesco, ma quello è un problema della cartuccia, non è un problema del fucile. Sputa fuori l'innesco che poi si andrà a posizionare sempre qua dietro il cane. Quindi quando voi andrete a sparare in questa posizione qua, il cane salirà e andrà a battere sull'innesco che è stato estratto prima. Questo è un problema della cartuccia, non è un problema del fucile, perché infatti con tutte le altre cartucce, che possono essere Bascheri, possono essere Fiocchi, possono essere Winchester e altre marche, non ha problemi. Allora, il fucile spara tutte le cartucce 76, 73 e anche 65, 60. Non ha nessun tipo di problema nel ricaricare una cartuccia alta 60 da 15 grammi, perché per esempio una extra rossa da 15 grammi
la spara benissimo e ricarica perfettamente, compresa per esempio una Bornaghi da 15 grammi, la spara perfettamente, non ha problemi di inceppamento. Una causa dell'inceppamento che ho notato può essere sempre con le Nobel Sport a 4 pallettoni, perché è leggermente più lunga sia della Bascheri sia della Fiocchi e di tutte le altre cartucce che ci sono a orlatura tonda. Allora, del resto le altre cartucce che danno problemi sono le silenziate. Allora, la silenziata non è che di per sé dà problemi, non ha abbastanza pressione per far tornare indietro il carrello, non ce la fa, anche perché è un sistema abbastanza duro per tirare, sembra quasi un'arma militare. Il carrello è duro e si sente anche quando rientra, che spinge. Allora, con le silenziate spara solamente un colpo, non ricarica, non ce la fa. Però se noi andiamo a mettere delle cartucce da 60 o 65, 15 grammi, le ricarica tutte. Quindi l'unica scelta che dovete fare su questo fucile è non sparare cartucce silenziate, cioè almeno lo comprate sapendo già che se volete sparare una silenziata ne sparerà una e poi le altre per caricarle le dovrete scarrellare, perché comunque sia la inserisce sotto. L'unica cosa che non fa è tornare indietro il carrello e risalirlo. Altre cose su questo fucile non ce n'è. Il fucile funziona benissimo. Quando avete bisogno di sparare un po' lungo ci sono le più lunghe della Gemini, queste qua hanno 5 cm e con queste a 25 metri con una buona cartuccia avete una rosata 30x30. Magari usandolo così normalmente la rosata è un po' più ampia, però comunque sia abbatti un selvatico anche senza le prolunghe tranquillamente a 30 metri. Con le prolunghe ti puoi spingere ben oltre. Un'altra cosa da sapere su questo fucile è che quando noi andiamo a caricare, spesso questa stina potrebbe rimanere alta in questo modo. Avvicinati, riprendi. Allora, quando noi andiamo a mettere le cartucce, spingiamo questo, potrebbe rimanere sollevato. Quindi cosa fa? La cartuccia, quando noi la inseriamo, rimane lì. Però se questo dovesse rimanere sollevato, ovviamente quando andremo a sparare la cartuccia di sopra, la cartuccia di sotto andrà a cadere in terra, la butterà fuori. Quindi molta attenzione a questa alettina, perché vi potrebbe creare dei problemi. Comunque sia, una volta che noi utilizziamo questo fucile spesso, ci viene in automatico di tirarla, cioè almeno a me viene in automatico, perché ormai lo so che è un problema, che è un difetto, e quindi tendo a tirarla verso giù. Allora, quando voi lo stesso sparate, se il fucile non è ben appoggiato, va a inceppare, nel senso che non riesce a trattenere, a prendere il contraccolpo per ricaricare, ma perché noi questo lo dobbiamo tenere ben saldo, perché ovviamente essendo un 410 non ha le pressioni del 12 o del 20, che bene o male, anche se non lo tieni ben appoggiato, ricarica uguale. Questo ovviamente è più delicato il sistema. Quindi fucile ben appoggiato, anche quando si spara il primo colpo, bisogna tenerlo ben appoggiato anche quando si scarica il secondo e il terzo, altrimenti si rischia che rimanga leggermente di fianco la cartuccia, che la ricarichi male. Stop. Adesso farò dei video in slow motion per vedere dettagliatamente il problema, sia del ponticello, in modo tale che voi vediate bene cosa succede in caso rimane sollevato,
e sia del carrello con le silenziate. Cosa accade quando sparate la silenziata? Vi farò vedere in slow motion anche il ricaricamento delle cartucce da 15 grammi, oppure in un video normale, tanto non c'è bisogno. E vi farò vedere che ricarica anche le altre cartucce normalmente, senza nessun tipo di problema. Ovviamente vi ricordo che questo fucile, cioè almeno se volete un consiglio, compratelo, ma sappiate da subito che il fucile vi potrebbe arrivare e funzionare male. Quindi provatelo prima al piattello, poi dopo lo portate a caccia. Altrimenti vi prendete un nervoso che non ne vale la pena. Non è uscito.